Degenero totale per quanto riguarda la jihad contro gli ebrei. In questo momento, nelle ultime ore, lo Stato di Israele è stato attaccato in più punti, sia all'interno dello Stato ebraico che dall'esterno, con il grande colpo di scena del coinvolgimento del Libano. Ma vediamo innanzitutto quali sono stati gli step che hanno portato a questa escalation delle violenze. Innanzitutto, quando inizia il Ramadan, i musulmani sono accolti dalla città di Gerusalemme a celebrare l'Iftar in prossimità della moschea Al-Aqsa in questo modo. Gibt's Kommissar? E per 10 giorni non succede assolutamente nulla. I musulmani possono tranquillamente festeggiare il loro iftar, il loro Ramadan, entrare nella moschea e non si verifica nessun tipo di disordine, nessun tipo di violenza. Ma a un certo punto succede una cosa, succede che all'interno della moschea Al-Aqsa ci sono sia dei musulmani pacifici che stanno soltanto pregando e festeggiando le loro consuetudini, la loro festa, sia dei musulmani violenti. Questi musulmani violenti con gli altri musulmani intorno decidono di barricarsi dentro, entrano in moschea con le scarpe, entrano in moschea con il volto coperto, mascherati e barricano dentro tutte le persone che sono all'interno della moschea. In seguito queste persone iniziano a gridare delle grida che incitano alla lotta e al combattimento. E i musulmani pacifici che sono dentro capiscono che cosa sta per succedere e quindi cercano una via di fuga, ma quella via di fuga non la trovano perché sono stati chiusi dentro dagli altri musulmani violenti. A questo punto le forze di difesa israeliane della città di Gerusalemme decidono di capire che cosa stia succedendo all'interno della moschea Al-Aqsa e quando si trovano nella parte più periferica che ancora costeggia, diciamo, la parte centrale della moschea Al-Aqsa, si trovano davanti queste scene. Vengono lanciati degli oggetti contro queste grandi porte verdi, vengono lanciate delle sedie e per fortuna le forze di difesa israeliane riescono soltanto a far uscire dei musulmani pacifici che in questo momento non hanno nessuna responsabilità e quindi rimangono all'interno della moschea soltanto questi musulmani più violenti che incitano a questa lotta. E a un certo punto succede
che le IDF si recano all'interno della moschea, in questa parte più centrale ancora dell'edificio, e si trovano davanti questa scena. Diamo per scontato che i petardi e i fuochi d'artificio non siano armi delle IDF, quindi sicuramente questi musulmani violenti si sono barricati dentro, hanno chiuso dentro gli altri musulmani, hanno messo a repentaglio la vita degli altri musulmani e una volta dentro hanno iniziato a far esplodere i petardi e i fuochi d'artificio già dopo aver lanciato dei sassi e degli oggetti contro le porte. A questo punto, quando i musulmani che sono dentro la moschea, questi musulmani violenti, capiscono che le IDF stanno arrivando, si scatenano perché stanno per raggiungere l'obiettivo di tutto questo episodio all'interno della moschea di Gerusalemme. E finalmente i musulmani violenti all'interno della moschea Al-Aqsa raggiungono il proprio obiettivo, che è esattamente questo video che vedete adesso. Questo video era l'obiettivo di tutto il disordine creato all'interno della moschea durante il mese sacro di Ramadan, in un luogo sacro dell'Islam, mettendo a repentaglio la vita delle altre persone, perché come avete visto ci sono anche dei signori anziani che magari non riescono a essere tanto veloci nel rimettersi le scarpe e scappare via, ci possono essere delle bambine, con quei petardi si possono ferire anche delle persone alle mani o alla vista o al volto. Quello era l'unico obiettivo di questi musulmani violenti, avere il filmato di Israele che è cattivissima contro i palestinesi che sono sempre innocenti. Questo è il video che più farà il giro del mondo nelle ultime ore, che verrà condiviso da tutti i social network e che verrà anche utilizzato da delle testate giornalistiche per continuare a ripetere che Israele è uno stato ingiusto nei confronti dei palestinesi, nei confronti dei musulmani. Purtroppo questi articoli di giornale secondo me sono a volte un po' tendenziosi e nell'articolo stesso di giornale, o perlomeno quelli che io ho visto, non raccontano tutto quello che è successo prima. Alle persone poi che sui social network hanno ricondiviso questo video dicendo che Israele è cattiva perché è uno stato nazista, perché è razzista, perché fa l'apartheid contro i palestinesi sono sempre innocenti e sono sempre delle vittime, io chiederei se gentilmente oggi pomeriggio possono recarsi in 350, perché dopo questo disordine dentro la moschea di Gerusalemme Israele ha arrestato 350 persone responsabili di questo. Io vorrei che queste persone che hanno condiviso questo video gridando a tutto quello che abbiamo già detto, se possono andare oggi dentro il Duomo di Milano, in 350, con dei cristiani attorno, barricarsi dentro, iniziare a lanciare dei sassi e delle sedie contro le porte chiuse che loro stessi si sono chiusi davanti, e poi vedere la polizia di Milano una volta che entra e che riesce a fare uscire dei cristiani pacifici, ma ne trova altri 350 che fanno esplodere petardi e fuochi d'artificio al chiuso, mascherati, con il volto coperto. Vorrei sapere, secondo voi, la polizia di Milano che cosa fa? Se vi prende a manganellate dovete poi scrivere sui social che la polizia di Milano è nazista contro i milanesi e che la città di Milano è una città di apartheid contro i milanesi.
vogliamo fare prima? Andate alla moschea centrale di La Mecca in 350 con le scarpe ai piedi, mascherati a fare una cosa del genere. Se tornate vivi a casa possiamo riparlare di quanto Israele sia uno stato nazista e che fa l'apartheid contro i palestinesi, che sono sempre vittime e che sono sempre innocenti. Per esemplificare un pochino quello che è successo sui social, possiamo anche aggiungere un fattore che secondo me è molto prominente in alcune persone di fede islamica. Quando si ritrovano davanti la realtà costruita secondo un filone cronologico, negano che esista una parte di questa realtà. Ad esempio, la signora Rula Gebreal, che è una persona che io stimo e rispetto molto, ha ricondiviso il video dove si vedono soltanto le IDF che manganellano questi ragazzi violenti musulmani all'interno della moschea e ha scritto: la democrazia liberale non è sparare, assaltare e picchiare e terrorizzare i palestinesi che pregano dentro la moschea Al-Aqsa. Questa è la libertà di religione sotto il regime di apartheid di Israele. Una persona vede il tweet e pensa che forse la signora Gebreal magari non ha visto tutto quello che è successo, ha visto soltanto l'ultimo, il più recente, il più spaventoso, quello che più emotivamente ti mette anche proprio paura vedere delle persone quasi al buio che manganellano altre persone probabilmente disarmate. Allora sono intervenute delle persone sotto il tweet di Rula Gebreal che in inglese altri giornalisti le hanno detto: guardi che prima alcuni musulmani si sono barricati dentro, è successo questo, questo e quest'altro. Rula Gebreal a tutti i tweet ha risposto bugiardi, e i video erano dei video che tu non puoi fare da solo a casa. Purtroppo, secondo me, a prescindere anche da Rula Gebreal, che può pensarla anche diversamente da me, non c'è problema per quello, secondo me però tanti musulmani o tanti filo-palestinesi, di fronte ad un video diverso o ad una narrazione più completa di tutto l'episodio, di tutti gli step di questo episodio, non vedono, negano, cancellano completamente queste cose, tant'è che appunto Gebreal risponderà a tutti: bugiardi, liars, liars, bugiardi. No, i video non sono fabbricati, io non sono bugiarda in questo momento, non posso farli io da sola questi video, è impossibile. E questo è uno dei problemi principali. La comunità islamica di Wakefield, voi avete sentito che abbiano denunciato i musulmani violenti che hanno dissacrato la moschea e che hanno dissacrato anche in parte il mese sacro del Ramadan, che hanno messo a repentaglio la vita di altri musulmani, quelli che sono bravi a minacciare di morte i bambini autistici? Non hanno detto niente per questi musulmani qui, questi violenti. Succede quindi che dopo tutto questo arriva il colpo di scena. Dopo qualche ora dal Libano arrivano 34 razzi contro Israele. Si tratta di Hamas che si è spostata nel Libano, quindi con il benestare di Hezbollah, che come sapete è il gruppo jihadista libanese. Sia Hamas che Hezbollah sono degli strumenti dell'Iran, quindi secondo me, anche se sarebbe meglio aspettare che lo dicano i giornalisti, ovviamente non io, secondo me questa jihad ridotta all'osso, semplificata tantissimo, quasi banalizzata, è l'Iran che fa jihad contro gli ebrei e che si serve di Hezbollah e di Hamas per attaccare gli ebrei, perché sono ebrei, non perché sono israeliani. È molto diverso, secondo me, dal punto di vista islamico. Dal punto di vista militare, questa dei 34 razzi è un'idiozia totale, perché è come se io adesso lanciassi vi ricordate le palline di carta che facevamo con la bic e le lanciavamo sulla testa della maestra quando si girava verso la lavagna? È la stessa cosa, l'Iron Dome intercetta qualsiasi cosa tu gli lanci contro, tant'è che di 34 razzi non c'è neanche per fortuna una persona morta. C'è stata una signora, tra l'altro cristiana, di una comunità cristiana al nord di Israele, che ieri
è stata ferita, ma nulla più. Non solo, ma Israele non solo ha questo Iron Dome intorno, sopra di essa, ma Israele ha anche strutturato il proprio Stato a livello militare, a livello di difesa, per difendere i suoi stessi cittadini. Quindi gli israeliani, vedevo stamattina dei video, sono in alcuni bunker e sono relativamente anche sereni. Chi non ha il bunker può avere il bunker, diciamo, rifugi. Può avere il rifugio di un parente, di un amico, e ieri nel tardo pomeriggio lo Stato di Israele ha aperto dei rifugi pubblici, quindi lo Stato di Israele protegge i suoi stessi cittadini, così come praticamente ha protetto i musulmani pacifici che erano dentro la moschea facendoli uscire. Mentre invece Hamas non ha mai fatto dei rifugi per i bambini nella striscia di Gaza, ha sempre soltanto usato i soldi per fare altre armi, per sovvenzionare continuamente la jihad. Ah, ecco, una cosa che mi sono persa: l'algoritmo vincente del vittimismo palestinese porta un sacco di soldi, perché le persone ingenue in Europa, in Italia, in Occidente si accodano perché piace il vittimismo, piace vedere che Israele è crudele, che Israele è violenta, e prima o poi fanno delle donazioni. Queste donazioni finiscono per essere dei fondi per la jihad, ma questa jihad non ha mai costruito dei rifugi per i bambini nella striscia di Gaza, ha sempre soltanto comprato altre armi, che in parte arrivano anche, in parte dei fondi in realtà arriva principalmente dall'Iran anche. Ora, tutto questo per dire che non c'è nessuna speranza che tu con 34 razzi, che sono tantissimi, e non sto minimizzando la paura, la tensione che in questo momento le persone all'interno dello Stato di Israele possano sentire, ma 34 razzi contro l'Iron Dome è come se io lancio uno stuzzicadenti adesso contro la finestra. Tuttavia è molto pericoloso, perché il Libano io non lo vedevo coinvolto in una cosa del genere che riguarda Israele da circa 20 anni, o poco più, o poco meno forse, più o meno 2006. Quindi secondo me tutto questo è molto grave, ed è molto grave che Hezbollah e Hamas abbiano deciso di fare una cosa del genere, perché le speranze che Israele non faccia niente a seguito di 34 razzi sono molto basse. Se Israele farà qualcosa, e in realtà mentre registro adesso è mattina, ma probabilmente riuscirò a pubblicare il video nel tardo pomeriggio, quindi non voglio fare le previsioni che poi non hanno più senso quando pubblico il video, però è improbabile che Israele non faccia niente. Probabilmente nelle prossime ore Israele avrà degli attacchi, farà degli attacchi sia contro il Libano che contro la striscia di Gaza. È un'operazione che può non piacere, possiamo tutti sederci e dire che lo Stato di Israele sta sbagliando con questa operazione militare, però le persone di fede ebraica o di etnia ebraica hanno il diritto di vivere tranquillamente. Qui vengono attaccate soltanto perché sono ebree, con una tecnica militare che è fallimentare per forza. Quindi senza fare le previsioni del futuro, che in realtà sarebbero previsioni del passato, mi fermo qui. Ci sono tutte le carte in regola affinché si manifesti la terza intifada. Se ci fossero degli... Sono andata a dormire che Nazareth era in fiamme, poi non so più cosa è successo. Se si verificassero altri accoltellamenti, altre sparatorie anche all'interno dello Stato ebraico, Israele reagisce. E Israele quando reagisce ti incenerisce. Ci sono dei momenti in cui colpisce solo il deposito di armi di Hamas, in cui colpisce solo la piattaforma di lancio che avranno usato in Libano, e poi prima o poi si degenera. Questo è il degenero, questa è jihad contro gli ebrei. Ciao, grazie.